Benvenuti a questo video che vi lascerà senza parole. Oggi vi racconto la mia storia di tradimento, perdono e resilienza, una storia che ha cambiato la mia vita per sempre. Se pensi di sapere cosa significhi affrontare una crisi matrimoniale, preparati. Ciò che scoprirai potrebbe sorprenderti più di quanto immagini. Ho deciso di scrivere e raccontare la mia storia. Questo risale a quando ero piuttosto giovane e non avevo molta esperienza di vita come ora. Sono cresciuto con genitori che si sono incontrati, innamorati e sposati velocemente. Erano entrambi grandi esempi di come dovrebbero essere i genitori e mi hanno mostrato cosa dovrebbe essere un matrimonio sano. Sono stato molto fortunato a vedere questo nella mia vita. Purtroppo, questo mi ha probabilmente reso ingenuo su come sono in realtà la maggior parte delle relazioni e ho continuato a soffrire a causa delle ragazze con cui uscivo. Questo è successo principalmente durante il liceo, quindi non era troppo serio, ma durante l'ultimo anno ho incontrato una ragazza nel mio luogo di lavoro. Avevamo la stessa età, ma lei si era già diplomata. Ho sempre avuto un debole per le donne straniere, specialmente asiatiche. Questa ragazza proveniva dalle Filippine e all'inizio era piuttosto casuale. Col passare del tempo, la cosa è diventata più seria. Credo avesse avuto un cattivo gusto per gli uomini prima di me, perché quando sono stato presentato ai suoi genitori, si sono innamorati subito di me e sono stati felici che loro figlia mi avesse incontrato. Non pensavo che la nostra relazione sarebbe cresciuta come invece è successo, ma a metà del mio ultimo anno di liceo è rimasta incinta. In quel periodo non ero troppo serio riguardo al college, ma stavo iniziando a considerare l'idea. Tuttavia, quei sogni si sono infranti quando ho sentito quelle parole. Sapevo che dovevo crescere e diventare un uomo. Non volevo essere uno di quei falliti che scappano quando mettono incinta qualcuno. Sapevo cosa dovevo fare. Inoltre, volevo che mio figlio mi conoscesse e ho sempre desiderato essere presente nella sua vita. Permettere ai miei figli di crescere in una famiglia divisa non era un'opzione per me. Ci siamo trasferiti insieme poco dopo la mia laurea e il nostro figlio è nato. Per un po' le cose sono andate bene. Non guadagnavamo molto, ma la cavavamo. I suoi genitori vivevano a 2 appartamenti di distanza, quindi era sempre facile portare il bambino da loro se dovevamo andare da qualche parte. Quando la mia fidanzata ha compiuto 21 anni, lei e le sue amiche volevano uscire un po'. Con il mio programma di lavoro dovevo alzarmi presto, quindi uscire fino a tardi non faceva per me. Inoltre non mi piaceva la scena dei club e tutto quel mondo. Non usciva sempre e conoscevo le ragazze con cui andava. Erano tutte o sposate o in una relazione. A volte anche i loro partner venivano ed ero amico di loro, quindi se fosse successo qualcosa di strano me lo avrebbero detto. Col passare del tempo non accadde nulla di grave, quindi si creò una certa fiducia. A volte uscivo anch'io con loro, quindi vedevo cosa succedeva. Poi ha iniziato a parlare del suo collega Jason. Jason di qua, Jason di là. Alla fine ho deciso di incontrare questo Jason per vedere cosa stava succedendo. Quando andavo al suo lavoro, lui mi stringeva la mano e si comportava come se fossimo amici. La mia fidanzata mi disse che Jason e la sua ragazza stavano attraversando un momento difficile e lui parlava con lei al riguardo. Lei cercava di offrire soluzioni o parlava con la ragazza per aiutare la loro relazione. Questo succedeva negli anni 90, quindi i telefoni cellulari non erano una cosa comune. Dal momento che non mi aveva mai dato motivo di sospettare delle sue azioni, non mi disturbava il fatto che a volte lei e i suoi colleghi uscissero insieme o andassero in luoghi come il lago. Poiché io ero con il bambino, non potevo andare e a volte i suoi genitori non potevano guardare il bambino a causa del loro orario di lavoro. Un giorno ha iniziato a comportarsi in modo strano e mi ha chiesto se poteva uscire per un paio d'ore. Ha detto che doveva fare una cosa e che non avrebbe più pianificato di uscire. Ha detto che me lo avrebbe spiegato più tardi. A malincuore, le ho permesso di andare e sono andato a dormire. Qualche ora dopo è tornata, mi ha svegliato e ha detto che doveva dirmi qualcosa. Ha confessato di avermi tradito. Sì, con Jason. Quella sera era uscita per chiudere la storia con lui. Il senso di colpa l'aveva sopraffatta. Ero ancora un po' stordito dal sonno e da quella notizia scioccante. Mi sono sentito intorpidito.
Non ho urlato, lanciato oggetti, né l'ho insultata. Sono rimasto in silenzio. Ho iniziato a chiedermi se in qualche modo meritavo tutto ciò. So che non lo meritavo, ma non ho mai menzionato che la nostra relazione era piuttosto turbolenta da un po' di tempo. Principalmente perché le avevo mentito molte volte, come fanno tanti giovani uomini. Non l'ho tradita, ma ogni bugia che le ho detto è uscita fuori come se il karma aspettasse lì per farmela pagare. Mi ha minacciato di lasciarmi tante volte che alla fine ho cambiato i miei modi e sono diventato il miglior partner possibile per noi e per nostro figlio. Fortunatamente siamo riusciti a superare tutto questo e abbiamo passato un lungo periodo di crescita insieme come famiglia. O almeno così pensavo. Ora devo affrontare tutto ciò che mi si sta ritorcendo contro e mi sto chiedendo se cambiare i miei modi per la mia famiglia in crescita sia stato troppo poco, troppo tardi. Ho cercato di scoprire cosa fosse successo tra loro. Quella notte mi ha detto che con il tempo avevano iniziato a provare dei sentimenti l'uno per l'altra e quando erano soli si baciavano. Ha detto di essersi sentita incredibilmente in colpa, sapendo che io ero a casa con il nostro bambino mentre lei faceva queste cose. Le ho chiesto se c'era stato del sesso. Ha negato. Pensavo che, se fosse stato vero, forse ci sarebbe stato un modo per sistemare le cose. Non volevo che ci separassimo e che nostro figlio crescesse tra una casa e l'altra mentre cercavamo di fare da cogenitori. Le ho detto che sapevo che confessare era stato difficile e che non sapevo cosa pensare al momento. Avevo bisogno di tempo per elaborare tutto questo. Il giorno dopo abbiamo parlato di più e questa volta ha confessato che c'era stato del sesso, ma solo una volta. Se ne pentiva. Continuavo a sentire tutte queste storie di tradimenti e sembravano tutte uguali. Sì, mi aveva detto solo parte della verità. Avevano fatto sesso molte volte e una delle sue amiche lo sapeva. Uscivano insieme e si incontravano con Jason e un altro ragazzo. Poi si separavano in stanze diverse e si divertivano, per poi tornare a casa. Ero devastato. Tutto quello che volevo era avere un matrimonio simile a quello dei miei genitori. Mi sentivo un fallimento in ogni senso tranne che come padre. Sapevo di essere bravo in quello e avrei sacrificato tutto pur di dare a mio figlio una crescita stabile come la mia. Sapevo quanto fosse importante avere una famiglia con 2 genitori per i bambini che crescono e avrei fatto di tutto per farlo accadere. Ma sua madre ha rovinato tutto. Col passare del tempo ha smesso di parlare con Jason e ha implorato un'altra possibilità. Per cercare di salvare ciò che una volta avevamo, ho accettato di riprovarci. La fiducia era sparita, ma lei ha fatto del suo meglio per riconquistarla. Col tempo le cose sono tornate quasi normali. Mi ha detto molte volte quanto fosse grata che le avessi dato un'altra possibilità. Avanti veloce, abbiamo avuto un altro figlio e ci siamo sposati. Le cose finanziarie non sono migliorate molto, quindi ho accettato un'offerta di lavoro in una nuova città da uno dei miei buoni amici. Il denaro era migliore con lo stesso costo della vita. Quindi sarebbe stato un grande miglioramento per noi. A causa della nostra situazione finanziaria, tutti non potevano trasferirsi subito. Mi sarei trasferito io insieme a mio suocero e avremmo lavorato e risparmiato per circa 6 mesi, poi avremmo trasferito mia moglie, i nostri 2 figli e mia suocera. Lei aveva già un lavoro che l'aspettava nella stessa azienda in cui lavorava il mio amico, quindi sembrava un piano reale per migliorare la nostra situazione familiare. Come si dice, una volta traditore, sempre traditore. Circa 3 mesi dopo il mio trasferimento mi ha detto che voleva separarsi. Ero confuso. Cosa intendi per separarci? Non credo sapesse nemmeno cosa significasse. Voleva prendersi una pausa dalla nostra relazione perché c'era un altro uomo per cui provava sentimenti e prima di finire per tradire di nuovo, voleva separarsi da me e iniziare una relazione con lui. Questa donna è fuori di testa. Non c'era nulla che potessi fare. Se avessi detto di sì, mi avrebbe tradito. Se avessi detto di no, mi avrebbe tradito comunque. Era una situazione senza via d'uscita. Perdevo in entrambi i casi. Non poteva nemmeno aspettare solo altri 3 mesi per trasferirsi con la sua famiglia e ricominciare? Inoltre, ho scoperto più tardi che era tornata immediatamente da Jason appena me ne sono andato. L'avevo già sentito dire prima di andarmene. Non riusciva proprio a lasciarlo andare.
Ma non è durato, quindi ne ha trovato un altro. In parte perché cercavo ancora un lato positivo, ma soprattutto perché ero così arrabbiato. L'ho comunque trasferita insieme ai bambini. Volevo stare con i miei figli e volevo anche mostrarle quanto sarebbe stata migliore la nostra vita dove vivevo ora. Il mio amico le ha trovato un nuovo lavoro e guadagnava più soldi di quanto avesse mai guadagnato prima. Mi aspettavo che vedesse come sarebbe stata la sua nuova vita e capisse di aver commesso un enorme errore. Ma era molto più testarda di quanto pensassi. Tutto quello che faceva era sentire la mancanza di questo nuovo ragazzo e mi faceva infuriare. Sì, lo so, sono stato stupido. Penso che stessi solo cercando di forzare i pezzi di un puzzle in posti in cui non si adattavano. Volevo anche che lei sapesse quanto fosse stata terribile con me e con la sua famiglia. I suoi genitori erano assolutamente furiosi con lei per quello che ci aveva fatto. Quasi l'hanno disconosciuta. Erano vecchio stampo e molto tradizionalisti. Inoltre mi adoravano e adoravano i nostri figli. Era così testarda che si rifiutava di vedere i danni che stava facendo o di ammettere di aver sbagliato. Ma aspetta di sentire cosa è successo dopo. Ogni tanto il nuovo fidanzato e molti amici di mia moglie facevano un viaggio di 8 ore per venirla a trovare. Si incontravano sempre altrove, perché se lo avessi visto di persona, probabilmente sarei finito in prigione. Questo è successo diverse volte, fino a quando un giorno è accaduta una tragedia. Una macchina piena di amici di mia moglie e del suo nuovo amante era venuta a trovarla per qualche giorno. Il giorno in cui avevano pianificato di partire, invece di salutarsi e fare il lungo viaggio di mattina, hanno deciso di passare l'intera giornata insieme e aspettare che mia moglie andasse al lavoro. Penso che avesse un turno dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte. L'hanno portata al lavoro e sono partiti. Circa 2 ore dopo l'inizio del viaggio, l'amante era al volante e si è addormentato. Ha iniziato a uscire di strada, si è svegliato e ha reagito eccessivamente, ribaltando il SUV in autostrada. Tutti in macchina stavano dormendo e alcuni sono stati sbalzati fuori dal veicolo, inclusa la migliore amica di mia moglie e il suo bambino di 2 anni. La sua migliore amica è stata schiacciata dal veicolo che si ribaltava, morendo, e il bambino ha riportato la frattura di entrambe le gambe. Il marito della sua migliore amica è quasi morto ed è stato in terapia intensiva per oltre 1 mese. L'amante aveva la cintura di sicurezza allacciata e se l'è cavata con appena un graffio. Inutile dire che mia moglie è impazzita e la sua reazione è stata tutto tranne che logica. Ma sei sorpreso? Si è avvicinata ancora di più al suo amante dopo questo, ha lasciato il lavoro e si è trasferita nella nostra vecchia città con lui. Sì, l'ho divorziata. Lo stavo pianificando da tempo, ma semplicemente non avevo i fondi per assumere un avvocato in quel momento. Poiché non avevamo beni in comune, non c'era nulla da dividere se non i bambini. Ho impostato tutto in modo che fosse 50-50 per tutto e nessuno di noi doveva pagare il mantenimento dei figli. Ho sempre odiato l'idea del divorzio, ma in questo caso non c'era altra scelta. I due hanno avuto un bambino insieme, ma un'altra tragedia ha colpito. Il bambino aveva circa 6 mesi quando ha contratto una terribile infezione da meningite ed è morto. Credo che la morte della sua amica e del bambino l'abbia davvero fatta riflettere. È cambiata dopo tutto questo. Chiamalo come vuoi, ma so che il karma esiste. Anche loro hanno avuto una dura lezione dal karma. Lui deve convivere con il senso di colpa per aver ucciso la migliore amica della sua amante e per la perdita del loro bambino. So che interferire con una donna sposata e distruggere un matrimonio non può portare nulla di buono. Nonostante tutta questa follia che ho dovuto affrontare, sono comunque riuscito a trovare un modo per cogenitore i miei figli in modo adeguato. Li ho protetti da tutto il trauma che ho vissuto e ho fatto in modo che crescessero come giovani uomini straordinari, che ora sono sposati e con figli a loro volta. La mia ex moglie e il suo amante stanno ancora insieme, ma non si sono mai sposati. Hanno 2 figlie e la mia ex è una persona completamente diversa. Parliamo ancora a volte e in qualche modo andiamo d'accordo ora. I miei figli conoscono la maggior parte di quello che è successo in passato. Non ho mai voluto nasconderlo loro, ma ho voluto aspettare che fossero abbastanza grandi da capirlo pienamente e da poterlo elaborare. Sanno che abbiamo mantenuto una facciata per amore loro,
ma non sapranno mai quanto ho sofferto dentro dopo tutto quello che ho passato. So che molti uomini potrebbero scrivere delle loro storie folli con donne filippine. Dopo il mio divorzio, ho incontrato un'altra donna filippina, presentatami da un suo parente. Dopo qualche anno di comunicazione con lei, l'ho incontrata di persona e alla fine ci siamo sposati e siamo stati insieme per quasi 2 decenni. Finalmente ho ottenuto il matrimonio che avevo sempre voluto. E adesso tocca a voi. Cosa fareste se foste stati al mio posto? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdervi altre storie incredibili. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video!